Chi è il dio più conosciuto, poliedrico e sorprendente di tutta la storia della spiritualità indiana? Ovviamente Shiva. Shiva letteralmente significa Fausto, benevolo, e nasce come aggettivo che nel Rig Veda, testo databile dal XV al XII secolo a.C., viene dato alle divinità ostili per ringraziarsele, tra cui Rudra, il dio vedico selvaggio e terrifico, del quale diverse caratteristiche confluiranno successivamente nella figura di Shiva. Per i suoi adepti Shiva è a capo del pantheon indù, signore sovrano del cosmo, dispensatore di conoscenza e di conforto per i suoi fedeli, onnipotente, onnipresente e onnisciente. È al di fuori del tempo, incomprensibile e inconcepibile. È il dio dai tre occhi, che rappresentano il sole, la luna e il fuoco, coi quali vede il passato, il presente e il futuro. Grazie al terzo occhio, egli ha il dono della percezione del trascendente. È seduto su una pelle di tigre come simbolo del suo potere sulle forze della natura. Il tridente è l'arma con la quale sconfigge i malvagi. Ma la natura di questo dio non può essere semplicemente catalogata come buona o cattiva, perché Shiva comprende in sé tutti gli opposti. È la totalità delle infinite forme dell'esistenza. Egli è abbagliante e tenebroso, creatore e distruttore, maschile e femminile, passato, presente e futuro, perenne e transitorio, essere e non essere, ma anche né essere né non essere. È colui dal quale tutto emana e nel quale tutto si riassorbe. In lui tutto è compreso. Proprio per questo anche le sue rappresentazioni sono molto differenti tra loro. Vediamone alcune tra le più conosciute. Shiva è il signore della distruzione e del rinnovamento, perché solo attraverso la fine del vecchio può esserci la nascita del nuovo. Esso è infatti Nataraja, il re della danza cosmica, una danza che nei diversi miti viene rappresentata a volte violenta, a volte delicata o erotica. Attraverso una delle sue danze più celebri, una danza senza tempo chiamata Tandava, egli distrugge e rigenera tutto l'universo, portando al continuo rinnovamento della vita. È infatti la morte, ma in una delle sue manifestazioni è Mrityunjaya, il vincitore della morte, anche in questo caso riunendo in lui gli opposti. Shiva è Mahakala, il tempo che distrugge ogni cosa, ma è anche il tempo trascendente, perché è colui che mette in moto il tempo e l'esistenza restandone libero, in quanto è al di là del tempo, è atemporale, è un vuoto pieno di vita potenziale. Per questo egli è colui che mette in moto il tempo e la vita, ma poi la consuma bruciandola. E alla fine di ogni era cosmica distrugge l'intero universo attraverso la sua danza, divenendo Bhairava, il terrifico, colui che produce e libera dalla paura, che riduce tutto in cenere e riassorbe tutto in sé, per poi dare vita ad una nuova creazione. La cenere è un importante simbolo associato a Shiva, perché la cenere è ciò che resta dopo il passaggio del fuoco, ma è anche ciò che rende fertili i campi, divenendo il nucleo vitale di un nuovo inizio. Shiva è una Sheta, a rappresentare che non si riconosce in nessun ruolo o schema definito o socialmente codificato. È superiore e al di là di tutto questo. Il suo ascetismo è il gesto di distacco del grande yogi rispetto a tutto ciò che è convenzionalmente accettabile. È al di fuori dell'ordine costituito, quindi a lui tutto è possibile. Per questo è il signore dello yoga, che
che si offre come modello agli aspiranti yogi. Da sempre, in ogni cultura, vengono utilizzati anche dei simboli per rappresentare la divinità. Come nel cristianesimo si utilizza la croce per rappresentare il Cristo, così in India si utilizza il linga per rappresentare Shiva. Il termine linga ha 3 significati: segno, sostanza cosmica e fallo. Infatti il linga è il simbolo del fallo, spesso collocato nel Santa Santorum dei templi shivaiti in una cella a cui hanno accesso solo i sacerdoti. Il linga viene rappresentato su di un piedistallo che simboleggia la Yoni, la vulva della Shakti, la potenza femminile della dea, consorte di Shiva. La rappresentazione simbolica di Shiva attraverso la figura del fallo ha sempre sorpreso e scioccato gli occidentali, poco avvezzi all'utilizzo di simbologie sessuali abbinate alla spiritualità. In realtà, l'indiano che adora il linga, più che il simbolo, vi ravvisa la potenza e l'essenza divina, perché esso rappresenta il pilastro del mondo, potenza inamovibile e presenza eterna. Riguardo la simbologia fallica, essa rappresenta anche il controllo e il potere sull'energia sessuale. L'energia sessuale alimenta l'ardore dell'ascetismo di Shiva e da esso viene trasformata da procreazione in beatitudine, creatività e libertà. Shiva viene spesso rappresentato insieme alla dea, la sua consorte. Una delle forme più particolari, oltre a quella del linga appoggiato sulla sua Yoni, è quella di Ardhanarishvara, l'androgino cosmico, che lo rappresenta metà maschio e metà femmina, un tutt'uno con la sua Shakti. Shiva è anche il dio che celebra la vita. Infatti, nonostante egli sia il vuoto oltre tempo e spazio che sta dietro alla manifestazione, è da quel vuoto che nasce il desiderio di fare esperienza della creazione. E da quel desiderio nascono la vita e l'universo tramite la forza della Shakti, della dea. Shiva così fa esperienza del mondo, godendo di questa esperienza, senza essere invischiato negli oggetti e nella realtà di cui gode, perché non sviluppa attaccamento. Per questo Shiva viene anche detto l'asceta erotico, arrivando a conciliare anche questi 2 opposti. Si potrebbe ancora parlare per ore della complessa e variegata simbologia legata a questo grande dio, che ha percorso i millenni e arricchito enormemente la magnifica tradizione indiana, ma per questo ti rimando ai miei seminari.